Ragazzacci, benvenuti. Allora, prima sbarbata live, però prima della sbarbata live devo farvi i ringraziamenti. 1000 iscritti, chi se le sarebbe aspettato dopo qualche mese, 7 mesi, all'incirca 6-7 mesi di aprire il canale. Mai me lo sarei aspettato, veramente non so come ringraziarvi. È stato veramente una sorpresa vedere come il canale è cresciuto, è piaciuto, i contenuti, veramente vi ringrazio da morire. Allora, oggi Sbarbatina non solo dedicata a tutti voi, ai 1000 e più iscritti, già credo che siamo 1010, visto che YouTube dopo 1000 già non lo mette uno alla volta, sino che ho visto che fa all'incirca ogni 10. Però vorrei anche dedicarla a un grande amico, Luca Benincasa. Guarda, è stato proprio il primo che mi mette Francesco Izzi, che ringrazio per la regia e per la presentazione bellissima. Luca Benincasa gli dedico oggi la sbarbata a lui, più che, guardate, a tutto il resto. Sta avendo un problema di salute e spero che veramente si riprenda presto. Sicché tantissimi auguri Luca e ti vogliamo presto nel tuo bagno facendoti la barba e facendoci video. Allora, grazie Vicchio. Scusate ragazzi, non ho nel telefono, non posso vedere i commenti che scrivete, solo posso vedere quelli che vengano messi in risalto da Izzi sullo schermo. Ciao Alessio, sicché vi chiedo scusa se non vi saluto ora, poi magari dopo, come ho anche il secondo telefono programmato per vedere il montaggio del sapone, poi magari lo tolgo e vedo lì così anche la chat, ora non la posso vedere. Allora ragazzi, prima di presentarvi i prodotti, grande Luca, volevo farvi vedere un po', spero che la qualità del video e della camera lo permetta di vedere, che tanto parliamo sempre del face mapping. Approfittare che ho questi 4 giorni di barba, mamma mia come mi vedo vecchio, non sapevo che avevo tanta barba bianca, per farvi vedere un pochino, no? Come uno può studiarsi un po' il face mapping avendo magari 3-4 giorni di barba. Per esempio, guardate, io ho scoperto ora con questi 4 giorni di barba come ho la ricrescita sui baffi. Pensavo che i baffi mi nasceva la barba in giù, invece sto vedendo che la barba mi nasce laterale. Mai mi sono fatto il face mapping dei baffi perché fino a poco tempo fa portavo i baffi e sicché sto iniziando ora a radermeli. E ora capisco perché quando vado con il traverso già praticamente sono liscio, cioè io pensavo che stavo facendo il contropelo così, invece quando vado di traverso, perché praticamente già sto facendo un contropelo, perché mi stanno crescendo così i baffi. Poi guardate per esempio la zona delle branchie, no? Scusate che ho la camera all'incontrario e divento pazzo. Perché non riesco a volte ad andare in BBS in questa zona? Perché il pelo qui mi sta crescendo così. Guardate, qui ho la corona che va in su, una corona qui come di 2 centimetri che va in su. Qui la barba si viene in giù, però in queste due zone ho la barba che mi nasce così, lo vedete? In questo pezzettino, le famose branchie. Per questo che io facendo verso del pelo e andando in su, facendo, dico io, il contropelo, in questa zona quello che sto facendo sono 2 traversi. È per questo che mi rimane sempre un po' di barba. Dovrei riuscire a prenderla così laterale, però non è facile per me. Sulle guance invece non ho problemi, la barba mi cresce in giù. Vedete questa zona che vi dicevo che non mi cresce la barba, che è problematica perché ho dei peli durissimi, però non è barba, è qui dove mi faccio normalmente red point. E la zona della bocca ho un gran casino qui, perché qui mi arriva i peli dei baffi in giù, ho una parte che mi viene in qui così e una parte che dalla bocca mi esce in fuori. Per questo che è difficilissima per me questa zona, tendo sempre a farmi red point, qui e qui, è la zona mia terribile. Però vedete come con 3-4 giorni di barba è molto più facile farsi un face mapping. Ora magari non lo vedete tanto bene voi con la qualità del video, però vi assicuro che davanti allo specchio veramente mi sono ripassato tutto il mio face mapping. Interessante. Allora, senza più preamboli, io avevo mandato a fare velocemente un sondaggio. Se volevate che, approfittando di questa barba, grazie Luca, approfittando di questa barbaccia lunga, se volevate vedere un icon touch all'opera,
un Fusur magari a 6 o quello che io avevo pensato per oggi, portarvi il Rex Consul che ho comprato apposta per le 1000 barbe. Com'è andato il sondaggio, Francesco? No, non l'ho potuto sistemare. Con il manico corto non mi prende regolazione di 6. Tutti vogliono il Rex, fra. Allora andiamo col Consul. E vedendo la scatola, ve la faccio vedere, qui c'è il certificato di garanzia, meno male. Vedete che la scatola viene fatta per il manico corto, non per il manico lungo, così che il manico lungo è un'aggiunta che è stata fatta a questa scatola. Con il manico lungo vedete che la regolazione va da 1, come sta ora, mi arriva fino a 6. Però montando il manico corto non so che succede, va da 1 a 5. Devo scrivere alla gente di Rex in America, non ho avuto tempo per farlo, per spiegargli il motivo, per vedere come mai c'è questo problema con il manico corto. Non mi arriva a 6 la regolazione. Comunque oggi non ce ne frega niente, usiamo il manico lungo, lo mettiamo a 6 e ci facciamo la barba. Allora approfitto, sapete che questo è praticamente l'ambassador però slant, un rasoio che è stato studiato per avere la stessa efficacia, in teoria, del Rex Ambassador, però senza far sentire la lametta come si sente sul Rex Ambassador. Allora ci monto queste lamette americane per Machar, che per me tagliano benissimo, sono fra le mie lamette preferite. La lametta qui si monta sulla testa che ha le alette per tenerla ferma e montiamo il rasoio. Grazie, vi dico, sono nervoso perché è la prima volta che mi faccio la barba in live. Spero di non massacrarmi. Allora, vediamo il rasoio e partiamo con la regolazione a 6. Qui siamo a posto, guardate, c'ha una bella apertura perché praticamente credo che ha le stesse regolazioni del Rex Ambassador, solo che, come vedete, è slant, in questo caso la testina. Vediamo come taglia. Allora, fatemi presentarvi anche il set che utilizzeremo oggi. Oggi andiamo di Black Birch Stout. Questo è un set che venne venduto credo che nel 2019-2018 nel club di Adrian Evans. L'aftershave, vedete, viene in una bottiglia di birra con il tappo di sughero e ragazzi io non ho mai aperto questo set, l'ho sempre lasciato per qualcosa di speciale. È arrivato il momento, i 1000 iscritti. Allora, questa bottiglia, nonostante abbia il tappo in sughero, mi tiene tutto il bagno profumato di biscotto, perché a me quello che mi profuma questo sapone e l'after è di un biscotto al cioccolato, è quello che ci sento. Quando aprite magari una scatola di mulino bianco al cioccolato, ecco, è quel profumo che io ci sento. Allora, lo proviamo oggi, speriamo che monti, se no ne prenderemo un altro di sapone, perché c'ha già qualche annetto questo sapone. Allora, pennellino di oggi, ragazzi, comprato anche questo per i 1000, un Riva, lo mettiamo un pochino, anche se questo non si dovrebbe bagnare il manico, secondo le istruzioni, che lo metto a testa in giù senza bagnare il manico. La solita ciotola, che conoscete bene, abbiamo messo la seconda camera per fare vedere il montaggio che comunque ormai conoscete. Mi metto un pochino di più di sapone perché come è così vecchio non so se, comunque penso che monterà tranquillamente, non dovrebbe avere nessun problema. Se è un pochino seccato il sapone, per 3 giorni farai profumo. Ciao Giuseppe, mamma mia, impressionante. Vi dico la verità, ho paura a mettermelo in faccia, ho paura a mettermelo in faccia. Non potete immaginare che annusandolo così chiuso è come se annusassi una bottiglia di un aftershave aperta. E quando lo aprirò, penso che mia moglie mi dirà qualcosa quando entra in bagno oggi. Allora, qui il sapone, come vedete, si è sciolto, è venuta fuori questa pappetta.
Mamma come sono incasinato, c'ho il telefono con la doppia visione qua, c'ho l'altro telefono qua, lo specchio, non so più dove guardare, sto diventando matto. Allora, cercherò di stare attento se fate qualche domanda intanto per risponderla mentre mi faccio la barba. Allora, vediamo il pennellino. Le permachatte sono russe. Non lo so se sono russe, però queste qua sono fatte in America, te lo assicuro perché c'è scritto nel pacchetto. Queste sono fatte, fammi vedere se riesco a fartelo vedere. E ora qui su questo pacchetto piccolino non lo vedo, ma io ho la confezione di 100 e sono fatte in America, in USA. Ora qui non riesco a leggerlo, però sul pacchetto grande lo dice, ma in USA. Non lo so se sono poi americane e russe. Allora, cominciamo, vediamo che il sapone è montato subito, ragazzi. Non credo che avrò problemi. Questi sono i primi Adrian Evans, quelli tallowati ignoranti proprio. Questo è grasso puro. Allora, io mi ero dimenticato, scusate, fatemi bagnare un pochino la faccia e ho il dopo barba di Caccamo. Il 7 era un'edizione limitata, sì, uscì nel 2019, se non mi sbaglio, solo per il club. Infatti vedi che non dice nemmeno Adriani Evans, dice solo The Club, che era il club di loro, è il club di loro, qui c'è l'Inci, la camera mi sembra che non riesce a infocare. Non c'è scritto nient'altro, non c'è nemmeno scritto che lo faceva Adrian Evans. Erano proprio i saponi che faceva solo per gli iscritti al club. Ciao Andrea! Allora, pre-barba di Caccamo, ragazzi, che mi ha già ammorbidito la barba. Incredibile. Sembra il pennello di Tasso Silver Tip, la barba è diventata. Scusate, ma mi sta scivolando la fede, fatemela togliere da quanto è scivoloso il pre-barba. Allora, continuiamo con il montaggio. Qui ho fatto un pochino di acqua perché questo, se no ci sto una ora poi a montarlo in faccia. Guardate che crema sta facendo. Allora, la profumazione, un biscotto. Un biscotto, ora ci sento un po' meno il cioccolato, sento più un sapore dolce come a biscotto dolce. Sentivo più il cioccolato nel barattolo. Allora, ragazzi, andiamo in faccia. Direi che qua all'incirca ci siamo. Guardate qua che lavoro. Mamma mia. Questi primi saponi erano tallow puro. Sto mettendo una fiorentina in faccia. Smarchetta, smarchetta, che la papera non galleggia. Allora, pennello, ragazzi, avevo fatto solo un montaggio a vuoto, però mamma mia, tanta roba questo marchese. Che backbone che ha questo tasso. Grazie Andrea. Mi sembra che ho un po' troppa luce bianca e sta riflettendo sulla barba, vero? Meglio spengo questa luce qua, forse. Mamma mia, che pastone che mi sono fatto in faccia. Come faccio a montarlo questo? Qui ci starò una ora. Eccezionale questa formula. A chi gli piace la roba grassa, queste qua erano esagerate. Queste erano veramente, veramente esagerate. Infatti, queste immagino gliel'hanno proibite da portare in Italia. Queste non credo che siano a norma. Solo la quantità, ciao Giuseppe, solo la quantità di olio essenziale, ragazzi, che hanno questi profumi per la bottiglia con il tappo, avere quell'odore così, cioè, questo qui in Italia, in Europa non lo fanno entrare proprio. Li arrestano quelli di Goodfellas se portano un affare così. Sì, sotto c'è scritto Riva, è un Riva questo.
Ragazzi, non riesco a fargli fare schiuma, ma non credo che questo sapone qua faccia schiuma. Ho un pastone in faccia di grasso e nonostante abbia una bella barbaccia, questo sapone non farà mai schiuma. È troppo grasso. Poi è un sapone anche che ha già diversi anni, si è seccato ancora di più, sicché è ancora più concentrato. Avevo paura che non montasse. Ciao Domenico, e ne ho messo forse anche un po' troppo. E qui ci posso stare 2 giorni a spennellarmi in faccia. Ciao Marco, sembro Cackham oggi, dandogli il sapone. Che praticamente in ciotola non ho fatto niente. Mamma mia, ragazzi, puro grasso, eh. No, non monta, non c'è verso. Ciao Antuono, complimenti per i video, sempre meglio. Ciao, guarda, è un sapone fuori produzione, è un sapone del club Adria di Evans che venne fatto nel 2019, un'edizione speciale con questo aftershave che viene nella bottiglia di birra. Vai di acettone per sciogliere i grassi. Guardate, non so quanta acqua ho messo e ora incomincia a fare un pochino di schiuma, ma penso che ragazzi, se no qui stiamo un'ora e mezzo a montare il sapone che non monterà. Sta iniziando ora, guardate, a fare la schiuma. E praticamente quando tolgo il sapone, già con tanto strofinare del pennello, mi sarò già fatto la barba, penso. Mamma mia, che saponi che erano questi. Questi chi aveva problemi con acne glielo faceva venire l'acne di tanto grasso. Guardate qua, di tanto grasso che, mamma mia, come scivola che aveva. Allora, se metto ancora acqua vado a fare un casino perché mi sta incominciando a colare tutto. Io direi che con l'acqua, ragazzi, ci siamo. E il latte deve essere come mezzo litro, sì, ma è una cosa pazzesca perché è chiuso con il tappo di sughero, ma l'odore, annusando il tappo di sughero, è uguale che annusare una bottiglia di un after stappato, sicché ho paura veramente a mettermelo in faccia perché avrà una quantità di oli essenziali che mi farà bruciare non per l'alcol, ma mi immagino per gli oli essenziali. Ragazzi, io mi fermo perché se no va a finire che mi irrito la faccia di tanto spennellare qui. Mamma mia, cioè praticamente è grasso puro quello che ho in faccia. Si è ammontato un po' il sapone, vedete che un po' di schiuma sono riuscito a fargliela fare, ma penso che il rasoio avrà più difficoltà a togliere il sapone che a togliere i 4 giorni di barba. Mamma mia. Ora avete molto il riflesso della luce, però è una cosa pazzesca. Ho in faccia uno strato di sapone. Allora, ragazzi, mi raccomando, non berlo. Dopo guardiamo, se magari una sorsatina gliela diamo, dai. Allora, ragazzi, Consul e Slant, partiamo a 6. Allora, il sapone non è male come sapore perché me lo sto mangiando, sembra crema. Allora, partiamo verso il pelo. 4 giorni di barbaccia. Allora, ragazzi, non sento la lametta tagliare il pelo. Guardate qua, 4 giorni di barba. Non sento la lametta tagliare il pelo, non sento la lametta in faccia, non sento la lametta che taglia il pelo. È di una delicatezza pazzesca. Eccezionale, incredibile.
Incredibile, guardate, 4 giorni di barba, come li ha portati via. Non si sente la lametta. E sono a 6, sono al massimo. Mettiamo un pochino di acqua nel lavandino. Incredibile adesso, ragazzi. Incredibile. Vediamo, Caccamo per ora è incredibile. Incredibile. Cioè la facilità di uso di questo rasoio è impressionante, considerando che è un Rex A6, però con la lametta slant. Cioè questo lo può usare, così A6 è un neofita praticamente. Ciao Franco, veramente mia moglie mi ha detto che se oggi non mi facevo la barba mi buttava fuori di casa. Non mi aveva mai visto con la barba così lunga. In 20 anni di sposati non mi aveva mai visto con 4 giorni di barba. Ha detto che mi buttava fuori di casa se non mi facevo la barba. O al sapone. No, no, no. Il sapone è usato anche il pre-shave di Cacamo che è una bomba, veramente mi aveva ammorbidito la barba tantissimo. Però ragazzi, cioè, un altro rasoio mi avrebbe fatto sentire un pochino quando tagliava la barba, un pochino di strappare, qualcosa sempre si sente. È incredibile, cioè con questo rasoio non ho sentito assolutamente niente. Il mio problema era a 2 e a 3, non tagliava una ciola. Allora, lo proviamo. Allora, ora ho finito il verso del pelo, abbassiamolo a 3, proviamo a 3, il traverso lo facciamo a 3. Allora, ragazzi, mamma mia, che cassino di peli che ho qui. Fatemi buttare via quest'acqua, è troppo sporca. Non sono abituato. Fatemi buttare via qui questo rogliaio che ho, come diciamo noi a Firenze, e lo uso sotto l'acqua. Mamma mia, che sapone, ragazzi. Prova da pazzi. Comunque vi dico, anche troppo grasso. Cioè, tutte le mattine farsi la barba, con sapone così grasso. Magari il sapone la domenica. E no, no, questo è meglio. A 6 è meglio. Cioè, a 6 questo rasoio mi è piaciuto tantissimo, ragazzi, veramente. E ve lo dice uno che non gli piacciono gli slant. Io sono nemico degli slant. Però, ragazzi, a 6 è stato eccezionale. Poi lo riproverò su barba corta. Può essere anche la sensazione di tagliare una barba così lunga per me, che ti dico, erano anni e anni che non me la facevo una barba così, potrebbe essere anche quello, ragazzi, però. Allora, quello che vi dicevo, si sta avverando la botta ma vai in profondità, da morire, ero già liscio, non avrei bisogno di fare nient'altro, guardate, impressionante. Mi sono toccato la pelle sulla guancia facendo solo il verso del pelo, incredibile. Quello che vi dicevo, ragazzi, cioè il sapone deve essere pieno di oli essenziali, già ho la faccia che mi sta prendendo fuoco e mi sta bruciando, dovuto agli oli essenziali. Allora, andiamo di traverso a 3. Allora, Giuseppe, a me mi sta tagliando e anche tanto, mamma mia, proprio sento quando prende che sta portando via il pelo in una maniera impressionante a 3. Sentite qua, sono liscio già. Ora, sto vedendo che se lo tengo con l'angolo un pochino troppo chiuso prende poco, però ecco, vedete, l'angolo perfetto prende che è un piacere, fa paura. Ti devi fare il doppio contropelo, se no la live finisce subito, va bene?
Allora volete il sangue per forza oggi. Mamma mia, come taglia bene. Allora ragazzi, questo è il rasoio che mi sta facendo ricredere sugli slant. Incredibile. Guardate, ho fatto pochissimi passaggi, sono già liscio, liscio, liscio. Certo, qui mi manca appena appena un pochino di controlpelo, ma eccezionale. E lo sto usando ora a 3. Magari se l'avessi usato a 6 sarei ancora andato più profondo. Però incredibile, incredibile. Cioè, la sensazione del taglio così delicata, sembra che non mi sia fatto la barba per ora. Sento solo il brusciore di questo benedetto sapone che ha troppi oli essenziali. Allora, andiamo. Che lametta hai montato? Allora, il rasoio è il Rex Consul e la lametta che ci ho montato è la Permasharp. Che mi dicono che sono russe, anche se io quel pacchetto che ho visto che le fanno in America. Pensavo che erano americane. Però credo a quello che mi scrivano perché mai mi sono informato. Allora, pennellazzo Riva, ragazzi, tanta roba, mamma mia quanto backbone c'ha. Mi ricorda questo ciuffo, il ciuffo del Voicing Comp, così, con questo backbone. Grazie Franco, grazie. Piano piano, piano piano. Allora, ma sapete che buono il sapone? Me lo sto mangiando, c'è un bel sapore. Grazie Fran, grande sbarbata come sempre, grazie Matteo. Allora, proviamolo a 1 ora. Andiamo contropelo a 1 per vedere se taglia a 1. Allora, contropelo, zona bassa. Allora, ora si è addolcito tantissimo il rasoio, però sento che ancora sta tagliando il pelo qui basso, che per me è problematico, e me lo sta tagliando, sì, ciuffa e manciuria, me lo sta tagliando senza nessun dolore, nonostante qui abbia un piccolo gruffolo, però non ho sentito nessun dolore e ora mi vedo male nello specchio, non mi vedo, però mi sento già liscio. Allora, guardiamo contropelo qua. Allora, ho sentito che si è acchiappato qualcosa effettivamente già sulla prima passata, ha piallato tantissimo, sì. Allora, sentite ragazzi, anche pigiando non sento più il pelo, cioè che anche a 1 con l'angolo corretto si sente, sentite che sta prendendo il rasoio. Sto pigiando, un pochino ora, vi sono onesto, non sto andando a mano leggera. Sulle guance ho pigiato, però sentite, sono liscio, 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 liscio. Qui mi sono un pochino beccato, vedete qui mi sono sul pomo d'Adamo, perché ragazzi non fa sentire la lama il rasoio. Mi sono un pochino beccato qui sul pomo di Adamo. Un pochino di matita. Allora, ciao Andrea, compratelo. Allora, sento che anche a 1 il rasoio. E può essere, Giuseppe, perché sto vedendo, infatti stavo pensando a te, guarda, mentre io non lo usavo a 1, che se non lo metto nell'angolo esatto non taglia.
Cioè, a regolazioni basse sento che ha bisogno di essere usato con un angolo un po' preciso, però quando prendo l'angolo preciso, senti, a uno taglia, perché sento che mi sta lisciando, è di una delicatezza pazzesca. E la scimmia sale, guarda Franco, non l'avrei mai detto. Questo rasoio non l'avrei mai comprato. Proprio per fare la pazzia, per come siamo arrivati a 1000, ho detto che provo, l'ho già provato in quasi tutti i rasoi che ho. Qualcosa che manca un po' nei canali italiani. E ho visto che era questo rasoio qua. E mi piace di più questo che il Muramasa. Non lo so perché io odio gli slant. Però ragazzi, questo qua, guardate qua sotto un pochino mi ha sbucciato, perché la lametta, ragazzi, si sente, non si sente, però vi dico, è veramente, veramente efficace il rasoio. E qua sono andato un po' troppo pesante con la mano e c'ho la luce, non vedo niente nello specchio. Però ragazzi, la sbarbata è qualcosa di eccezionale. Cioè, non ho più barba, non ho più barba. Nemmeno pigiando, qui forse appena appena, eccezionali. Ora spero non mi vengano fuori tutti i brufolini di peli incarniti, perché ragazzi ho una profondità di taglio da fa paura, da fa paura. Allora, ho la faccia che sembra che mi sia messo la Nivea, sembra che mi sia messo del grasso in faccia. E sono differenti, sono completamente differenti. E questo è per bambini piccoli, perché a parte averne magari la difficoltà che ci potrebbe essere a basso settaggio per prendere l'angolo, però qui non si sente la lametta. Certo, bisogna stare attenti, se no fai quello che ho fatto io, e qui sul pomo d'Adamo sono passato e mi sono un pochino affettato. Però qui non si sente quasi la lametta. Ciao Steven. Mentre il Rex Ambassador, ragazzi, ci vuole mano. Questo non ha bisogno di tanta mano. Sono rasoi molto diversi. Magari questo mi verrebbe a noia, usare solo questo, perché spesso lo passa al rasoio, fa tutto lui. Con il Rex è un pochino più divertente, diciamo. Io preferisco sempre i rasoi che fanno sentire un pochino la lametta. Però ragazzi, cioè, il risultato che ho raggiunto oggi, non voglio esagerare, però secondo me è stato addirittura meglio che con il B1 Slant che ritenevo il rasoio più profondo. Perché? Perché con il B1 Slant in alcune zone della faccia, perché ha la testa molto grande, non riesco a usarlo come con questo. Questo la testa è un rasoio praticamente normale, leggermente più grande di un rasoio normale, diciamo. E sono riuscito a usarlo in tutte le parti. Guardate anche qua sotto nel buchetto, che normalmente sempre mi rimane qualcosa, sono liscio. Zona bocca, e normalmente quando vado così a BBS mi faccio red point, non ho red point. Cioè mi ha dato una sbarbata così profonda praticamente senza red point. Non guardate qua che sono andato troppo basso, poi mentre parlavo lo usavo, non ho deglutito per togliere il pomo d'Adamo, un pochino mi sono sbucciato, lì ci sta. Però ragazzi, per il resto, cioè, peccato non posso trasmettervi la sensazione di VBS che ho in faccia, e avete visto che non ho fatto un'esagerazione di passaggi, è incredibile, cioè, è pazzesco, pazzesco quello che mi ha dato il rasoio. Ho sentito qualche difficoltà su basse regolazioni per trovare l'angolo, però quando si sente che prende la barba, che sta tagliando, poi taglia benissimo. E mi è sembrato eccezionale il rasoio. Mi ha fatto ricredere sugli slant, non potrò più parlare male degli slant. Perché con il D1 sì, mi faccio delle belle sbarbate, però insomma mi rimane sempre quel sapore amaro in bocca. Con questo è stato una cosa pazzesca. Comunque ragazzi lo riutilizzerò ora nelle prossime sbarbate, anche con un sapone magari più diverso, con barba corta, per vedere un po' come va. Che sapone hai usato? Guarda, e non è più in produzione, questa fu un'edizione speciale che fece credo che il 2019-2018 del club di Adrian Evans.
prima vendeva solo saponi per il club esclusivi e poi faceva altre linee che erano vendute nei negozi. Questo era uno del club. Sapore di biscotto al cioccolato. Grasso puro. Poi te la rivedrai magari in differita, non sono riuscito nemmeno a montarlo. Praticamente mi sono fatto la barba con il grasso in faccia, da come era spesso il sapone. Comunque eccezionale. Cioè, la pelle, ragazzi, ve lo dico nemmeno, dai, va. Sembra che abbia messo un aftershave che mi ha lasciato la pelle appicciosa. Allora, fatemi un attimino sciacquare il pennello prima che mi caschino i peli del pennello di tanto grasso. Mamma mia. No, lo devo fare con calma, via, ci vorrà 2 ore per togliere. Guardate qua, non so se Izzy ti puoi far vedere l'immagine del grasso che sta buttando fuori. È una cosa pazzesca, è un'esagerazione americana. Allora ragazzi, è arrivato il grande momento, in onore dei 1000 iscritti e dell'amico Luca, che spero si riprenda prestissimo. Luca, questa va in onore a te. L'apriamo, ta 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 ta, speriamo ora non si rompa la bottiglia. Questo è come lo champagne. Ci avrà il gas, che dite? Va agitata, proviamo se fa il botto. Comunque ragazzi, io mi sono portato l'apritappo se si rompe dentro. Luca, va per te questa, riprenditi presto che non sia niente. No, il tappo viene via bene, vedo ragazzi. Ha fatto, Ha fatto il colpetto. Aspettate un attimo, fatemelo ritappare per dargli una gitatina. Non ve lo dico neanche, ve lo dico a fa che è torbo, O che ci sarà qui dentro? Don Perignolo. Mamma mia, ragazzi. Sta americani sono pazzi. Sono pazzi americani. Oh, sta a fare la schiuma, c'aveva il gas, ha fatto il gas. Sapete che ci sento un odore come di arancio qua dentro, ora è venuto fuori agitandolo. Sarà andata a male. Ora il problema è come faccio a mettermelo in mano, perché se vado così viene fuori un litro. Fatemi fare come si fa qua a volte con l'olio, Facciamo col contagocce, così manuale. Allora andiamo. Non si perde nulla. Grazie, andava male. Madonna me. Oh! Da morire. Mamma mia. Deve aver perso tutta la parte alcolica. Terribile, ragazzi, l'odore. No, andava male, da morire. La scimmia ringrazia. Ciao, carissimo Domenico. Come brucia, ragazzi, perché non ha più alcol. Da alcol zero deve essere evaporato tutto e sono rimasti tutti gli oli essenziali. Mamma mia. Allora, dopo un primo momento che è stato... grazie a tutti, grazie grande Francesco Izzi. Allora, dopo un primo momento, ragazzi, che è stato veramente forte l'odore, che ho detto, no, è andata a male. No, però, non è andata a male. È solo che deve aver perso tutta la parte alcolica, fatemelo chiudere, se no nel bagno non ci sembra. E mi è venuta la botta di tutti questi oli essenziali che ho la faccia che mi sta prendendo fuoco proprio gli oli essenziali. Praticamente l'aftershave quello che ho fatto è lavarmi la faccia, me l'ha sgrassata dal Simona per noi. E come bruciava, fino a morire, c'è tutto gli essenziali. Vamonos. Mamma mia, non si riusa più, ora lo ritappo, lo lascio lì buono buono. Mamma mia, gli affo la faccia, questo l'ha lasciato di ricordo. Troppi oli essenziali, poi deve essere andata via la parte alcolica, che è rimasta. Sembra un witch hazel, però pieno zeppo di oli essenziali. Allora, la profumazione ora sta un pochino evaporando. Diciamo che via, è accettabile, però molto meglio era il sapone. Perché il sapone sa di un biscottino al cioccolato, con magari qualcosa di limone. Mi sento una nota agrumata, non lo so come mai, non so se c'è. Però l'after è un pochino strano l'odore. Anche se ora sta prendendo la botta al cioccolato. Via. Comunque ragazzi, Sbarbate sta eccezionale, mamma mia. Da soli ragazzi, fantastico. Anche il pennello, Mamma mia che pennello, non pensavo. Io non so se arriva a far lui
i nodi se li annoda lui come fa Wojciech. Mi immagino di sì, perché ragazzi, io un nodo così dai cinesi non ho mai visto, non l'ho mai sentito. Il nodo è fantastico. Esagerato, c'è un backbone uguale che Wojciech, ecco, questi nodi veramente fatti a mano, eccezionali. Questa è in legno, radica stabilizzata. Figurati Luca, sei un grande. Radica stabilizzata, dice di non metterlo in acqua, l'unico problema è che bisogna stare un pochino attenti anche a lavarlo. Io che sono che butto tutto dentro la lavandino pieno d'acqua, però ragazzi tanta roba. Ragazzi, gli Adrian Evans li trovate, questi di prima generazione, li volete divertire con un vero tallo, sono loro, sono una cosa esagerata, esagerata. Anche un po' troppo, forse. Questi nuovi sono un pochino più usabili, diciamo. E niente, ragazzi, peccato costa troppo. E onestamente, io perché l'ho trovato super in offerta. Tu che sei innamorato di Estro, devi provare Kashmir. Per me è spettacolare come profumazione. L'ho visto, però il problema è che viene la tazza troppo grande. Qua mi portano il tazzone, quello di ceramica. Che me ne faccio? Vedi tutto quel sapone. Se facessi la confezione più piccolina. Comunque ci sto pensando. Immagino, me l'ha detto anche Tommaso Guerrini, che è eccezionale il Kashmir come profumazione. Ragazzi, non so, non vedo la chat, non so se ci sono delle domande da mettere, Izzy, per rispondere, qualche domanda che avete, se volete approfittare possiamo stare qualche minuto insieme, già che stiamo con la live, mentre cerco di sgrassare il bagno. Faccio la live anch'io, solo che io la bottiglia la bevo. Luca, ragazzi, la moglie di Luca fa il vino e fa una grappa eccezionale, se volete provare una grappa artigianale, però ragazzi, come si deve? Contattate a Luca Bellincasa, fatevi mandare una bottiglia di grappa fatta da loro, sentite che roba è. E tempo passato stasera in sbarbata. No, figurati Davide, beh, te sei uno dei più appassionati delle live, no? Tutte le sere ti fai la barba in live. Per me è stato qualcosa di nuovo. Devo imparare a farla perché non è facile parlare mentre uno si fa la barba. Infatti qua mi sono sgozzato, anche se è stato poca cosa per quello. Fine, tanta roba. E gli after secondo me sono fantastici. Io ce ne ho 6 o 7. E ce n'è uno che mi fa impazzire. Questo qua. Questo mi piace da morire, la profumazione è eccezionale secondo me. Barbershop però veramente uno spettacolo. Ti rimane addosso la profumazione, mi piace da morire. E i saponi a me mi piacciono. Mi piacevano tanto quelli vecchi di pasta dura, che credo li facevano in Olanda. Erano buoni, però sono buoni anche questi nuovi che fanno ora in Italia, mi sono sembrati ottimi, veramente ottimi. Mi ci trovo bene. Ce ne ho 4, mi sembra. 3, ce ne ho 3. Quello che non mi è piaciuto tanto di profumazione è il lattico. Ho visto il tuo montaggio con Arsop l'ultimo video, non so se hai provato Martin De Candre, certo. Ti ricrederei, ma sugli Arsop vanno bene, funzionano Domenico, a me mi piacciono, Martin De Candre è uno spettacolo, magari gli manca un pochino di poster, a chi cerca il post nel sapone, a me non me ne frega nulla, però chi cerca il post, Martin De Candre lo sento un pochino scarsino in post rasatura, te lascia la pelle un po' sgrassata, però come montaggio, come sapone è fantastico, cioè con le lince che ha, ma poi è un sapone che ti rende, cioè, è vero che è caro, ma 200 grammi di sapone ti durano 20 anni, penso, ne basta un grammo, saponi fantastici. È solo questione di tempo, io sono molto pratico, cioè io stare una ora come oggi qui a spennellarmi con questo sapone così grasso, mi rompe le scatole, per questo uso la ciotola, mi piace andare veloce. Grazie Luigi Fast. Io sono fast, mi piace andare fast, come dice il presidente della Fiorentina, poi non va fast per nulla, però. E per quello non amo i saponi duri, c'è da lavorarci troppo, però sono grandi cose. Westman, li ho trovati ottimi come rapporto qualità-prezzo. Allora sai che con loro ho avuto un problemino, ma penso che forse mi avevano preso caldo i primi due che li feci venire via nave. E quando montavo il sapone me li passavo in faccia, vedevo che mi portavo via il sapone con
con il pennello. Poi ho provato un terzo, mi avevano suggerito di metterci un po' più di acqua, ho provato così, eccezionale il sapone, sicché do la colpa più a che il sapone magari si sono un pochino sciupati nel viaggio, a volte mi perdano oli, mi arrivano tutti trasudati dal caldo, ma ragazzi mi stanno 2 mesi in nave, 60-70 gradi penso quei container, mi si sciupano le cose molte volte. 1445 per me è spettacolare, l'hai provata? Sì, ce l'ho e ho preso anche un campioncino del balsamo, è favoloso, eccezionale. Credo che questo è ispirato a Creed, mi sembra se non sbaglio, correggetemi, è la profumazione esagerata. L'unica cosa, i saponi inglesi, io vi dico, a me me ne frega poco perché vabbè, il posto me ne frega poco, però secondo me sono rimasto un po' indietro come tecnologia, cioè pagare 30-40 euro un sapone, oggigiorno a quel prezzo trovi delle bombe, cioè prendi un Pantarei, prendi un Toscana Factory Lab, prendi un Nuavia, che costano quel prezzo lì, secondo me sono 1000 volte meglio come saponi. Però come profumazioni classiche, ragazzi, sono eccezionali. E quello che ho detto nell'ultimo video che ho fatto del sapone inglese, che è il Truffenil, sapone duro, e sono i classici della rasatura. Almeno uno o due vanno presi, ragazzi, anche se, vabbè, sono rimasti un pochino indietro come tecnologia, però sono tanta roba, tanta roba. Le profumazioni che hanno gli inglesi, cioè il sandalo inglese, il proraso rosso è eccezionale, però io sempre lo paragono. Il proraso rosso è il sandalo dell'operaio che lavora alla Fiat, e il sandalo della Tobs è il sandalo dell'inglese che mangia che cravatta a lavorare con l'ombrellino e il cappellino. È quella lì la differenza. Però vabbè, sono buone tutte e due, però tanta roba gli inglesi nelle profumazioni. Guarda, sai che mi stanno arrivando più di 100 campioncini e in questi giorni ho tirato fuori i campioncini e li ho un pochino messi a posto per incominciare a usarli e mi sono accorto dei campioncini che ne ho come 200-300, la maggior parte non li ho mai provati. Sicché ho profumazioni di saponi che le ho solo annusate e non li ho mai provati. Devo incominciare, ma è che ora facendo i video mi faccio la barba all'incirca 3 volte a settimana, sto usando molto meno roba. Prima mi facevo la barba 2 volte al giorno, riuscivo a girare la roba veloce, ora non ce la faccio più. Poi a volte qualcuno mi chiede, l'altra volta mi chiesero, puoi provare un sapone, quello inglese, puoi provare quel sapone lì, sicché alla fine riprovo anche saponi che avevo già provato. Io sto a Torino, quindi vado direttamente da Donato Ciniello. Che ne pensi di lui? E le profumazioni di Donato, secondo me, sono fra le migliori che c'è dei saponi. Perché io sono nato più che altro con, diciamo, il sapone americano, con i mischioni americani. Fatemi bere un po' d'acqua, ragazzi. Con la gola secca. E ero abituato a quelle profumazioni lì, molto caricate, molto mischiate. Profumazioni che alla fine uno non ci capisce niente, cioè non sa che roba c'è dentro. Il naso mio era abituato a quei profumi forti. Quando provai i primi estro, mi fecero storcere il naso. Però dissi, ma fammi riprovare, a tanta gente gli piace, com'è possibile che a me non mi piacciono? Fino a che il mio naso si è abituato agli estro. E ora ritengo che gli estro sono fra le migliori profumazioni. Cioè un 17° stormo, Conte di Puglia, via Roma mi sembra si chiama, cioè, sono cose eccezionali. E come saponi io mi ci trovo benissimo con gli estro. No, sto aspettando che arrivino qua in America, tanto arrivano sicuramente, poi li proverò, almeno uno o due li provo. Provato Piemonte cioccolato puro fondente. Il gianduiotto ce l'ho a Piemonte, il gianduiotto. Ti fai la barba con un gianduiotto. Ecco, per esempio, vedi la differenza. Questo sa di cioccolato, però questo è un cioccolato magari dei biscotti americani, un miscuglio lì con un po' di cannella, vaniglia, mentre il Piemonte è un cioccolato, un gianduia, cioè un cioccolato di classe. E quella è la differenza tra le profumazioni di estro e gli americani. Sono buone anche queste, però questi sono mischioni, quelli sono profumazione a profumeria, li chiamo io. Mi voglio regalare il Molle Rocca, che anche a detta tua è un ottimo rasoio. Vado di Rocca o su quel budget c'è di meglio? Allora, su quel budget, che sta all'incirca sui 100-110 euro, mi sembra, trovi poco di meglio. Puoi andare sui Game Changer, però siamo lì. Però se dovrei scegliere fra il Game Changer e il Rocca, forse andrei sul Rocca io. E ora c'è questo nuovo, il Green Cut, che viene con le 4 basi, mi sta arrivando la base 2 e 3, ho preso, speriamo non me lo perdino, ancora non è arrivato dall'Austria negli Stati Uniti. Bisogna vedere com'è, perché quello sta su quel prezzo,
Bisogna vedere com'è questo rasoio. Ho visto qualche recensione di qualche tonsore dove ne parlano benissimo, vediamo. Oggi vi sono arrivati due Barrister, che sono Le Vanillier, buonissimo, e The Full Muser of Me, spettacolari. Quest'ultimo lo proverò domani, non vedo l'ora. Le Vanillier lo hai mai provato? Sì, ce le ho tutti i Barrister, specialmente le profumazioni vecchie ce le ho tutte, ma anche delle nuove ce le ho tutte perché ho preso tutti i sample. L'unica che non ho è quella che è uscita oggi, che è uscita un'altra nuova, e ancora quello non l'ho preso il sampler ancora. Molte mi stanno venendo. Mi sono arrivate anche le ultime 4 dei 4 Cavalieri dell'Apocalisse, e 2 mi sono piaciute molto le profumazioni, 2 no. Poi ve le proverò perché magari poi ve le portano in Italia. Sei veramente intrippato. Buona la trippa, la fiorentina. Però ce le ho tutte. Comunque le profumazioni nuove, vi sono onesto, ragazzi, di Barrister. L'unica che veramente mi ha conquistato è stata questa qua che hai preso. Questa veramente mi ha intrippato, mi è piaciuta tantissimo, anche se mia moglie non gli piace tanto, però questa mi ha fatto veramente impazzire. Tanto è così che ho preso l'after e il balsamo e la colonia quella piccolina che fanno loro in crema. Però le altre profumazioni nuove, secondo me quelle vecchie erano meglio. E non ho visto la domanda, scusa se la puoi rimettere o il commento. Anche, sì, Seviglia è ottimo, ottimo. E che ragazzi, le profumazioni vecchie di Barrister, vi dico la verità, a me mi piacciono tutte. Magari quella alla lavanda, che c'ho anche il barattolo completo, un po' meno perché io non amo la lavanda, però le altre sono tutte ottime. Però queste nuove, non lo so, mi sembra che gli manca un po' di ispirazione a Barrister con queste ultime profumazioni, le ho sentite un po' qualcosa di già sentito. Mi piacciono più quelle vecchie, vi sono onesto. E quel Cologne Rouge, che è la copia praticamente, sa uguale alla 4711, mi piace tantissimo. Certo, vi deve piacere quella lì, la 4711, quella Colonia, mi sembra fantastica. E quella che c'ha, ora non mi ricordo, quella che prima era arancione, che è un barbershop fantastico. Mi sembrano belle profumazioni quelle vecchie. Queste nuove, insomma, non ho nessuna che mi faccia impazzire. Quanti saponi hai? Credo che mia moglie sta vedendo la live, semmai che te lo rispondo in privato. Quanti ne ho? Senti, l'ultima volta che ne ho contato era 550, mi sembra. Però qualcosina ancora è arrivato, sarà fra i 600 e i 700 saponi. Certo, c'ho molti sampler anche, non ho solo saponi completi. Io li conto tutti, tanto più di una o due volte un sapone non lo uso. Cosa c'è scritto in blu sotto SSP? Ah, ho attaccato l'etichetta di The Razor Company, gli sto facendo pubblicità anche se non mi pagano, guarda, c'ho anche la magliettina. Però l'ho dovuta pagare, non mi regalano nulla, ancora non mi conoscano. Comunque ho visto che The Razor Company, ragazzi, che ora è al pari di Pasteur, credo che sta facendo le spedizioni in Italia. Ho visto che hanno fatto offerte non imbatti. No, che ti va a battere a te? Caccamo mi duplica con i saponi che ha. E ho visto che stanno spedendo anche all'estero. E loro hanno incominciato, uguale che Magard, a vendere i sampler. Sicché fateci magari una scampatina, The Razor Company. Stanno mettendo molti sampler e specialmente dei saponi nuovi, cosa che Magard è rimasta un po' indietro ora, e loro lo stanno facendo. Solo che ne fanno pochi, vanno presi subito. Squadron, sapone australiano e Cooper Fresh, li hai provati? Certo che li ho provati. Allora, Squadron l'ho provato, c'ho uno che si chiama After the Rain, qualcosa del genere. Come sapore non va male. La profumazione è normale, leggera, mi è sembrato discreto. Cooper e Fresh sono spettacolari, ce ne ho una ventina, ho tutti i sampler, non ho nessuno originale, però i sampler di loro sono il triplo del sampler normale, cioè ci fai come 10 barbe, 12 barbe, infatti non ne ho finito nessuno. Le profumazioni sono normali, non ho niente di speciale, però come saponi sono fantastici. E in titanio sì, qualcosa c'ho. Ora, scusate, molti rasoi non li ho qua, perché li ho portati giù, come faccio giù le live per averli in mano. Questo è uno al titanio, non pesa niente. Questo è un CX al titanio con la piastra base originale. Questo costa una botta. E io ho il vantaggio, ragazzi, che gli americani comprano la roba, le provano e la rivendano. E quando la rivendano, loro non fanno come ho visto in Italia o in Europa,
che la mettano al doppio di come costa nuova. Loro veramente la mettono a prezzaccio. Questo rasoio l'ho pagato un terzo di quello che costa nuovo. Cioè, ho pagato questo rasoio al titanio meno di quello in acciaio nuovo. Uguale che questo, l'ho pagato meno della metà e mi è venuto anche il manico corto, anche se c'ha problemi, però mi è venuto anche il manico corto, meno della metà. Cioè che questo l'ho pagato quasi come un Rex, ecco, da voi, con però un manico in più. E ho questo vantaggio che in America poi ho qualche contatto con qualche spacciatore americano, che ormai ho comprato un sacco di roba, e ogni tanto mi scrivono e dicono Francesco sto vendendo questo qui, ti interessa? Sto vendendo questa cosa qua, ti interessa? E veramente mi fanno prezzacci. A volte addirittura mi mandano anche un rasoio in regalo se gli compro uno di questi cavi. Perché comprare tutta questa roba a prezzo pieno è da pazzi, ragazzi, è da pazzi. Stirling preferito? Ah, ce ne ho tanti di Stirling. E se ti devo dire uno così veloce veloce, Arcadia. Mi fa impazzire. Arcadia mi fa impazzire. Bello legnoso, buono, mi piace. Henson, alluminio. Sì, ce ne ho due. Ce ne ho due. Ho la piastra più più e la piastra più più più, la aggressiva e la media. Però c'è poca differenza, vi dico onestamente, fra tutti e due. Sì, un pochino di più su quella aggressiva, la 3 più si sente, la lametta in più, comunque siamo lì. E il rasoio va fantastico, molto delicato, molto facile da usare. Qualcuno non gli piace perché dice che ha l'angolo troppo obbligato. Comunque è vero e non è vero, perché un pochino permette di giocare anche sull'angolo, anche se aiuta moltissimo a chi sta iniziando questo bisello così, che certo te l'appoggi in faccia e è già all'angolo, non devi cercarlo, automaticamente ti aiuta a trovarlo. Però un pochino permette anche lui di giocare sull'angolo e dipendendo dall'apertura o chiusura, la profondità di taglio cambia. Izzi, te mi dici quando chiudiamo, sta in mano tua. Ma il caro prezzi di carburante, come si ripercuote sui viaggi del tuo sottoscritto? Non c'è problema perché la polvere bianca che mandiamo, anche lei va in funzione al dollaro petrolio, sicché non ho nessun problema. No, non ho problemi con quel rincaro prezzi lì. Lo riprendo dall'altra parte, lo riprendo in vendite poi. Ora mi vengono ad arrestare. Si scherza, ragazzi, eh. Siamo gente seria. Grazie a tutti. Io, ragazzi, non vedo i commenti, non so se già abbiamo finito con le domande, se c'è ancora qualcosa da rispondere. Domani sera ho preso l'Evo 2.0. Ho fatto bene? Domanda seria, scusa che non ho gli occhiali. Se avevi l'Evo 1 forse no, se non avevi l'Evo forse sì. Non ce l'ho qua e di là non vado a perdere tempo. Secondo me l'Evo 2 è meglio dell'Evo 1. No, non l'ho provato. Di Fatip c'ho un piccolo e il black tie, con la cravatta nera, quello col manico nero. Il black tie no, va, è perfetto, il piccolo invece è un disastro, quella lametta. Sei un'enciclopedia, sì, un'enciclopedia. Wiki Lucarelli, Wiki Rasatura. No, ragazzi, sono un pazzo folle che si è fatto prendere la mano. Non mi togliere la domanda, che ora la leggo. Rispondendo a dell'Evo, Ivan, è un bel pennello, è un bel pennello, però più uso questo disgraziato qua in sintetico e più mi domando, ma perché spendere più soldi per un sintetico? Perché secondo me questo qui, ragazzi, ancora non l'ha battuto nessuno. Certo, qualità-prezzo, no? Però c'ha un buon backbone, punte morbide, monta tutto. Ragazzi, l'Evo è un bel pennello, il 2 secondo me l'hanno migliorato a abbassargli un po' il backbone, l'hanno ammorbidito perché ha poco senso avere un pennello sintetico che abbia tanto tanto backbone. Almeno che uno non lo usi, non lo so, per saponi duri, ma non ha senso perché poi quando vai in faccia ti devasti. Sicché l'Evo 2 l'hanno migliorato, secondo me. Però ragazzi, quando vedi la differenza di prezzo, dici, non lo so se vale la pena. Ecco, magari su un tasso è un po' differente, però sul sintetico. Lambada Aris. Purtroppo sai che l'ho perso la possibilità di comprarlo, l'hanno portato in America,
Razor Company e ne ho portati pochi e non mi è arrivata la notifica che l'avevano messo in vendita. E cavolo, l'ho perso. Però tanto sicuramente ritorna. Ma il sagrato lo trovi a 4 soldi, dai, specialmente ora nel Black Friday, ti metti a cercarlo, magari lo prendi con 5 dollari, 5 euro questo. Sì, è tanta roba, è veramente tanta roba questo sintetico. Ho provato il Tuxedo 2, il ciuffo, l'ho montato sul manico del Marchese, però ha troppo backbone. Lì hanno fatto l'incontrario dell'Evo 2, gli hanno aumentato il backbone al Tuxedo 2. No, è meglio questo, mi è piaciuto di più questo qua rispetto al Tuxedo 2. C'era una domanda, Izzy, che avevi messo e non l'avevo letta, dopo quella di Van. Sono qua, abbiamo un'ora ancora, vero? Sì. La domanda a bruciapelo, se dovessi avere un solo rasoio, cosa compreresti? Allora, è una domanda per me non è difficile da rispondere magari, però chi l'ascolta deve stare attento perché dice, ah, Lucarelli ha detto quello, allora tutti a comprare quello che dice Lucarelli. Il problema dipende molto da come ti fai la barba, ogni quanto te la fai. Allora, facendomi la barba tutti i giorni, quando non facevo i video, io non facevo contropelo, sicché usavo preferibilmente un rasoio che con un passaggio e mezzo, un passaggio e ritocchi già ero a posto, non me ne fregava niente il contropelo. E per me il meglio rasoio per fare quel lavoro lì era il Tatara Nodaci. Nodaci, Nodaki, Nodaci, Nodaci. Esatto, il Nodaci. Perché è un rasoio che io facendo verso del pelo e qualche ritocchino in queste zone più difficili, io sono praticamente, non sono a BBS, ma sono liscio, mi vedo sbarbato, arrivo tranquillamente a sera, poi vado a letto e la mattina mi rifacevo la barba e a posto. Secondo me era il rasoio perfetto. Però magari se per tutti i giorni ti vuoi fare la barba, non lo so, se ci vuole un pochino di mano, perché un rasoio che la lametta insomma la fa sentire, magari se compri solo quello e ti fai la barba tutti i giorni, magari non ce la fai, non lo so. Magari sul regolabile, questo vi dico, peccato questo costa veramente troppo, se ne stanno approfittando di questa bolla che c'è nella rasatura, perché è assurdo che costi il doppio quasi del Rex Ambassador, all'incirca siamo lì come progettazione. Cioè qui cosa hanno progettato? La testa slant, per il resto è uguale a Rexa, un pochino esagerato. Questo è un rasoio, oggi vi dico ragazzi, mi ha lasciato bocca aperta, cioè, il risultato che ho ottenuto con questo rasoio, nonostante sia uno slant e io non ami gli slant, è pazzesco. Però poi vabbè ci sono anche tanti altri rasoi che sono veramente ottimi. Se uno vuole un rasoio delicato, il Masamune è un rasoio ottimo. Il Timeless, lo 0,68 per farsi la barba tutti i giorni è fantastico. Barrister Tabaccosi, e c'è questo qua che ho fatto vedere poco fa. Questo qua, questo magari Luca se è ancora attaccato, lui come c'ha il naso fino, lui ti prende tutti gli ingredienti, te lo può descrivere. Tabacco verde, addolcito con qualcosa, c'è delle altre note un po' aspre, secondo me è una droga. Questo qui è pazzesco. Magari non è da usare tutti i giorni, perché magari tutti i giorni ti viene a noia, però ogni tanto sentite questa profumazione addosso, a volte mi metto un pochino di, guarda, ve lo faccio vedere, ho questo qua di lui, e questa è una cremina, un balsamo, una cremina che ha l'odore del sapone. Io prendo e me ne metto un pochino qui così e basta. E mi metto la mascherina e sto tutto il giorno drogato con questo sapore, con questo odore di questo sapone. E questa profumazione è pazzesco, ragazzi, pazzesco. Ho notato che i pennelli di ultima generazione cinesi hanno un backbone eccessivo. Boti NC3 lo trovo troppo duro, ad esempio. Che ne pensi? E io ce ne ho preso uno, infatti, di questi nodi cinesi. Non so esattamente se è l'N3C o se era quello che dicevano che era la copia dell'Evo, o quello che dicevano che era l'Evo 1 in cinese. E sì, hai ragione Domenico, e stanno esagerando con il backbone, non lo so come mai. Ho provato, ti dico, il Tuxedo 2 che ho montato sul Marchese è esagerato, cioè il ciuffo non apre. Magari se lo usi come lo uso io in ciotola non c'è problema perché poi finisci usandolo così, però per chi monta il sapone in faccia, per me è inutilizzabile, cioè ti massacri la faccia. O la usi, se ti fai la barba una volta a settimana, magari ce n'hai bisogno per rimuovere il pelo, ma usandolo tutti i giorni non ce la fai a usare, cioè ti irriti solo usando il pennello.
Viene questa scritta, Francesco, non so se abbiamo finito o semplicemente se la metti per ringraziare. Grazie, che sbarbata, madonna, come sono liscio. Che piallata mi sono dato. No, Caccamo, devi riprovare questo rasoio, se ce l'hai ancora devi riprovarlo. Devi riprovarlo. Mamma mia, pazzesco. Anche sotto la gola a tutte le parti, sono piallati. Ma poi mi sento la pelle rilassata, cioè oggi non mi sono messo né a lume né borotalco, mi sono messo solo sto troiaio qui addosso che... Ma tanto che puzzava e poi non l'ha lasciato nemmeno dove, ma da dove veniva tutto questo puzzo che c'aveva questa bottiglia? Ah, la metto per ringraziare tutti, va bene, ho capito. E una pelle fantastica, cioè il rasoio è stato eccezionale, veramente. Era tempo, mi hai bloccato. Guarda, era tanto tempo che un rasoio non mi sorprendeva così come questo. Don Giuseppe Caccamo, buonasera. È il boss, ragazzi. Ragazzi, di Giuseppe è il boss. Purtroppo, guarda, questa settimana sono stato incasinato col lavoro e poi ci ha preso il Covid a tutta la famiglia. Io mi sono preso vedete che sto sudando perché prima di iniziare la live mi sono fatto 400 mg di ibuprofeno perché sentivo che mi stava venendo la febbre e per questo ho incominciato a sudare, sicuramente sto sudando la febbre ora. Ieri mi sono addormentato e non ho visto la tua live e ora la devo vedere con calma perché mi interessa quello che stavi facendo nella live, quei prodotti che stavi usando. E sono stato un pochino così e così, però bene, ce l'ho fatta a fare la live oggi. Voglio ringraziarti perché da quando vedi i tuoi montaggi in ciotola mi è venuta voglia di comprarla ed ora non riesco più a farne a meno. Mi fa piacere, Giampiero. Sono metodologie, e questa è la della Occhi che mi sono fatto fare con lo stemma di Firenze. E, non c'è un metodo meglio dell'altro. Tutti i metodi vanno bene se uno si trova bene. Per esempio, come montacaccamo va benissimo in faccia. Io per tanto tempo l'ho fatto anche così. Solo che per fare più veloce, per passarmi meno il pennello in faccia, ho provato con la ciotola, mi è piaciuto, mi ci sono trovato bene e sono rimasto con quello. Anche se vi dico, a volte ragazzi ho fretta e non tiro fuori la ciotola. Ho sempre una proraso lì a portata di mano, metto un dito di proraso dentro il pennello e vado in faccia quando ho fretta, perché la ciotola insomma è più veloce per il montaggio, però insomma richiede tempo, rebilla d'acqua. Però come vi trovate bene fatelo, diamo il montaggio in viso. Infatti se vi trovate bene in viso ragazzi non c'è bisogno di cambiare. Magari se avete difficoltà, magari con un sapone in particolare che in viso sentite come oggi, avete visto che difficoltà aveva a montarlo, cioè questo sapone se lo dovessi riusare ci starei molto di più in ciotola, cioè lo monterei in ciotola, in faccia non sono riuscito a montarlo, troppo grasso, quello andava montato in ciotola. Saponi così magari provate in ciotola. Ciao Cesco, sono in ritardissimo per la live, sono stato impegnato col Black Friday. Hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. Il Black Friday, ragazzi, è tanta roba, sto diventando matto. Meno male che mi sono trattenuto, solo ho comprato su Goodfellas lo stiletto che lo volevo provare, quello 085. Oumo G5. Ah, ecco, e credo che quello che ho io, il sintetico, ecco, è lo Oumo G5. L'ho sentito con un pochino troppo per i miei gusti, con un pochino troppo di backbone. Mi piacciono un pochino più morbidi i sintetici. Mi sembra che c'ho un G5, mi sembra che era quello che dicevano che era l'Evo 1. Infatti assomiglia moltissimo all'Evo 1 e anche l'Evo 1 per me aveva troppo backbone. Infatti mi piace di più l'Evo 2 perché lo sento un pochino più morbido. Sì, ce l'ho. Questo qua, guarda, ti metto l'Inci e il nome del produttore. Questo lo fa Caccamo, l'ha fatto fare Caccamo da un laboratorio speciale, ragazzi. Io non lo so se oggi è stato il rasoio o magari è stato il barba che mi ha piallato la barba. È una cosa eccezionale. Se Caccamo lo mette in vendita, ragazzi, se vi fate la barba di diversi giorni, è eccezionale. Magari sulla barba corta non si sente tanto la differenza. Però sulla barba lunga così, appena me lo sono messo, vi dico, mi sembrava il pelo della barba, mi sembrava che era diventato un silver tip da come si era ammorbidito. È eccezionale. Altri per barba che uso, c'ho quello di Goodfellas, c'ho il Noai, c'ho il Cella, e qualcuno credo che aveva domandato all'inizio, tutto merito del prebarba, aveva parlato all'inizio del cubo di Phoenix,
Però vi dico onestamente, ragazzi, io quei prebarba lì non lo so se veramente funzionano, se fanno qualcosa. L'unico che veramente ho sentito che mi ha ammorbidito la barba è questo. Sulla barba di un giorno, vi sono onesto, gliel'ho detto anche a Giuseppe, che qua, e glielo ripeto, non sento tanta differenza, perché la barba di un giorno è talmente corta che lì che prebarba ci metti. Magari ti puoi aiutare un pochino se vai col mano libera o con lo sciavette, ma quando poi spennelli col sapone porti via tutto. Infatti questo è stato studiato per interagire con il sapone, però l'effetto che ha questo è di ammorbidire la barba. Infatti andrebbe messo qualche minuto prima di farsi la barba, masticato cacca, ma non come ho fatto io che me lo sono messo e me lo sono tolto subito, ma vi dico, appena messo, appena massaggiato, mi ha subito ammorbidito la barba. Se il prebarba secondo me ti fa quell'effetto magari ti può aiutare, ma se cerchi che ti dia scivolosità, secondo me quando poi ti passi il sapone lo porti via il prebarba, cioè il prebarba rimane mischiato con il sapone. Io non ho mai sentito quell'effetto di scivolosità, a meno che non lo usi per farti i ritocchi, usi solo il prebarba. E mi sono già arrivati a Miami il pacco di, perché loro spediscono con DHL, mi arriva in 3 giorni. Per ora da Miami devo aspettare che mi arrivi qua. Mi dovrebbero arrivare forse a fine della prossima settimana. Sicché lo provo. Ho preso quello, mi è piaciuto quello nero e rosso. E aspetta, Steven, e poi lo proverò. Appena mi arriva lo proviamo. Io come per barba in pasta mi trovo bene con TFS tipo barocco, spiffero e agrumella. Lo sai che ce li avevo, quei tre barba lì? Ce li avevo tutti e tre. Guarda, non ti dico bugie. Ce l'ho ancora, guarda il barattolino, questo è il pre-barba. Però sai cosa ci ho fatto io con questi? Perché veramente quando me li mettevo io non sentivo grande differenza e poi col sapone me li portavo via. Però questo tipo di pre-barba, guarda che è pieno ora, io lo mischiavo, come questo qua, 50% burro di karité e 50% con questo pre-barba. Si sciolgono benissimo tutti e due e me lo mettevo però una puntina appena, però più che altro era perché mi dava il post rasatura. Cioè, il burro di karité messo dopo farsi la barba mi rimaneva troppo appiccicoso, troppo olioso, però messo così nel pre-barba, poi passato col sapone mi lasciava un pre-barba. A volte lo faccio nelle sbarbate personali che non faccio i video, è fantastico. 50 e 50. Ho provato il burro di karité, mi dà un post eccezionale, ma all'inizio la scorrevolezza non aiuta. Ne devi mettere pochissimo, Rick. Guarda, non ti esagero, ti faccio vedere. Se io, questo è il 50%, questo è mischiato con Noai, perché questo mi finì, io ora lo tengo con Noai. Però come prebarba quello che io uso, guarda, esagerando è questo qua. Cioè praticamente niente, è appena, perché se ne metti un po' di più ti frena il rasoio, specialmente se usi sciavetta in mano libera, con questo qua non ti scorre. Infatti lo uso solo con i DE. Quando uso sciavetta in mano libera mai mettere burro di karité perché ti frena la lama. E, è complicato, ragazzi, qua è molto complicato e magari spiegarvelo ora non la live, anche se non credo che nessuno del governo venezuelano veda le cose, no? Però è complicato, c'è una questione di dogane, tasse. Spedendo dall'America ci sono compagnie venezuelane che si incaricano loro di fare tutto, diciamo, la dogana. Immaginatevi come fanno la dogana, e sicché la roba mi arriva sicura. E facendo io la dogana, dovendo pagare io qua, è un casino. Corro il rischio che qualcuno si innamora di quello che porto e me lo portano via. Sicché non posso rischiare. Do tutto in mano a questa gente e loro si incaricano, me lo portano alla porta di casa. Hai già provato Adrian Evas, Vaniglia de Tabacco? La nuova formula? Io lo sto aspettando, sì. Vaniglia meno proprio gli ultimi, ma che non sono arrivati nemmeno da voi ora in Italia, ne hanno tirati fuori degli altri. Caccamo ce li ha qualcuno che gliel'ha mal spediti, ce li ho quasi tutti, però Vaniglia è una delle formazioni, non è tanto vecchia, avrà un paio di anni, però sì, fantastico. Non ce l'ho qua, ce l'ho di là, però sì, mi piace. Gliel'ho suggerita oggi a Izzy, l'ha comprata oggi Izzy. Moon e Stirling, secondo te sono simili o qualche differenza c'è? Allora, ti sono sincero, non ho mai provato i Moon. Sto che li compro, però le profumazioni non mi fanno impazzire. Oggi ne è uscito uno nuovo di Moon che ha una profumazione che va, sicuramente non avete visto nemmeno l'etichetta, è uscita sul sito, non me lo ricordo se è uscita, Derasol Company mi sembra che ce l'ha, Derasol Company, è una profumazione eucalipto, menta, ozonica, mi sembra rosmarino, salvia, è un pochino particolare,
E forse prenderò quella per provare i Mu, perché non li ho mai provati, sicché non ti so dire. Quello in tubo e fotonico, non l'ho provato ancora, non l'ho preso. Quello in realtà è, Caccamo parla del sapone di Adrian Evans in tubo. Francesco Izzi, della scimmia. Ha fatto come 3-4 compre a Black Friday tutti i giorni, dice non posso aspettare. Non tanta roba, i saponi, ma profumazioni blande. Eh sì, ma guardate ragazzi, le profumazioni si sono abblandate anche su tutti gli americani. Ci sono qualche marca che sono quelli che non arrivano da voi, che ancora sparano, ma stanno abbassando tutti. Mi immagino, prima di tutto, sia una questione di prezzi. E poi, ragazzi, è anche una questione che la gente, non credete, anche nei siti americani ogni tanto si lamentavano, cioè tu ti metti degli after addosso e ti rimani per 10 minuti bruciore in faccia, che non è dovuto all'alcol, è dovuto agli oli essenziali, cioè sono dovuti dare un po' in una calmata a sta gente, perché poi sta entrando molta gente nuova, magari che hanno pelli un po' più delicate degli orsi che c'erano prima, e insomma anche loro si stanno dando una calmata, poi specialmente perché stanno mirando anche al mercato europeo e se non abbassano le quantità di oli essenziali che mettono dentro, avete visto anche Paris era dovuto rifare la formula, tutti hanno dovuto rifare la formula per mandare in America, in Europa, se no, cioè questo sapone qui ragazzi è puro olio essenziale, questo non entra in Italia, non c'è perso, ragazzi, proporzione pazzesca. Questo sapone ha 4 anni, cioè, nessun sapone nuovo che compri oggi ha una profumazione così forte. Pazzesca. A me quello che mi piacerebbe vedere è questo qua, che è una profumazione pazzesca, com'è nella formula che vi arriva a voi, se ha mantenuto questo spessore della profumazione, perché questo è veramente pazzesco. Ha una profumazione pazzesca. Questo qui era la versione che vendevano in America, ora non mi ricordo come si chiamava questa base qua, ma era la anteriore alla Omnibus che vi è arrivata a voi, che comunque ragazzi quella formula lì che vi è arrivata a voi è 1000 volte meglio che questa, cioè attualmente quella formula lì è una delle meglio formule tallovate che c'è in commercio, però ci sono altre marche di saponi ragazzi che americani, non so se qui ce li ho, per esempio questo qua, questi sono cascato un sapone, Marche McNeil, specialmente questo che è cascato un altro sapone, specialmente questo che è, loro lo danno per scala le profumazioni, fanno diverse scale di profumazioni, questa è quella più alta, questo è un sapone agrumi incenso, questo è, cioè la profumazione è una cosa pazzesca, questa è una delle profumazioni più strane, più interessanti che ho sentito nei miei 600-700 saponi che ho questa qua. Se avete l'opportunità di prenderla, prendetela. L'unica cosa è questa, questo sapone in faccia, ragazzi, brucia come non ve lo immaginate, perché questo è, non so, fra incenso e oli essenziali è una bomba, però la profumazione che ha questo sapone non la troverete in nessun altro sapone, è veramente una cosa unica. Però guardate solo il colore di questo sapone, come un bruciore assicurato. E fu traguardo. Ho cascato 2 saponi perché ce li ho uno sopra l'altro, l'ho tolto, questo vedevo che stavano lì, ma sono venuti giù. Sono venuti giù tutti, poi dopo si rimettono a posto, dai. Meno male sono di plastica, non sono di vetro. Infatti quelli di ciniello li ho chiusi perché quelli sono di vetro e si spaccano. Stai buttando giù la febbre o c'è troppo caldo? No, è la febbre, è la febbre. Mi stava venendo sulla febbre. Mi sono fatto una prova di Covid prima della live, è venuta negativa, ma ho sentito che la febbre mi va su. Ho il figlio e la madre con Covid. Ai tempi dicevo che le formule americane erano diverse a quelle sdoganate in Italia, tutti a dirmi che non era vero. Oggi mi confermi quello che dico? Sì, il problema è che anche in America non si trovano più Caccamo. Non è che da voi stanno mandando una formula diversa a quella che vendano qua, hanno proprio cambiato le formule. Anche Adrian Evans cambiò questa formula qua con la prima fece la Kaizen, che abbassò tantissimo lo che erano le profumazioni, poi da voi arrivò la Kaizen, qua tirarono fuori la Kaizen 2, che ha abbassato ancora di più le profumazioni, e ora la Kaizen 2E, che è quello che ha aggiunto è questo olio di Emu, non so come cavolo si chiama, ma le profumazioni di Adrian Evans, cioè comparate con i primi saponi che sicuramente Caccamo ha, non sono comparabili. Cioè, qui stiamo parlando, se questo è 10, quelli che fanno oggi, che io compro anche in America, sono 5-4 come profumazioni, come scala.
E che poi vedete ragazzi, vi faccio vedere un sapone che io compro da lui. Guardate, per esempio, questo sapone qua, da voi... Da voi questo sapone qua non arriverà mai, perché questo è stato fatto in esclusiva per il club. Questo è come questo, vedete, ha lo stesso simbolo, che vengano fatti esclusivi. Non credo che questo lo mandino in Italia, è stato fatto esclusivo per il club. VIP, infatti dice, vedete, VIP access only. Però guardate l'etichetta cosa dice. Non so se la camera riesce a inquadrarlo, qua. Forse non lo vedete, ve lo leggo. Dice Agente Barbieri Uniti SRL Bergamo Italia. Cioè, i saponi già vengono confezionati tutti, perché ormai c'ha, immagino, la impresa standard, tutti per Goodfellas, per il mercato europeo. Sicché lo stesso sapone che compro io è lo stesso sapone che comprate voi in America. L'unica cosa è che le formule che fanno oggi sono diverse dalle formule che faceva prima, ma quelle vecchie non si trovano più. Per esempio, Barrister ha svenduto tutti i saponi che aveva in stock vecchi. Si trovavano i saponi di loro sui 5-6 dollari, solo che i barattoli non erano i barattoli originali. Avevano le etichette, però era qualunque barattolo che avevano. Hanno svenduto tutto, l'hanno regalato praticamente e sono partiti da zero con la Omnibus. Infatti c'è gente che ci avrà Barrister per 20 anni. Mamma mia, quanti saponi c'ho da raccattare ora. Altra volta cadeva la linea, stavolta ma siamo più forti di tutto. Sì, veramente, veramente. Non lo so, ragazzi, ci sono ancora domande? Francesco, parlami che non ho la chat, non riesco a vedere. Scrivimi qualcosa. No, le domande che ci sono le metto, Fra. Ah, va bene, allora mi immagino che siamo a posto, ragazzi. Comunque abbiamo quasi un'ora e mezzo, no? Vanno a essere le 6, penso che la possiamo chiudere. Vi ringrazio, così vado a vedere se mi faccio un bagno per buttare giù questa febbre. Beh, la febbre non me la sento, però sto sudando come un disgraziato. E vi ringrazio ragazzi, grazie mille per l'appoggio. Grazie a Francesco Izzi che ha se possibile tutto questo, senza di lui non ci sarei, non ci avrei mai pensato, non ci riuscirei mai, fa tutto lui. Io gli mando 2 foto e vedete che presentazioni che fa, è veramente un genio di queste cose, che lo ringrazio infinitamente, ringrazio ai ragazzi del gruppo del Sacro Rotolo, barbiamoci senza pensieri, che senza di loro anche non sarei mai arrivato a fare queste cose qui e mi danno anche l'animo per andare avanti. E vi ringrazio a tutti voi ragazzi, siete veramente fantastici. Più che altro per la forma di fare le domande, di discutere sulle cose, anche quello che dico che non vi piace, cioè la forma educata di intercambiare le informazioni, è quello che veramente mi sta dando voglia di andare avanti e fare queste cose qua. E penso che è quello che ha bisogno questo mondo. Siamo in pochi, andare d'accordo e poter discutere se una cosa a me non mi piace, però a te sì, potercela dire in faccia tranquillamente, che è quello che facciamo sul gruppo. Molte volte io dico una cosa, altri non gli piace, o altri dicono una cosa e non gli piace. Penso che questa è la cosa più importante. Va bene ragazzacci, vi ringrazio l'amico Giuseppe che è stato qua con noi e ci rivediamo presto. Ora vi riporto poi qualche video con questo rasoio per fare altre prove, che oggi ero un po' nervoso con la live, comunque lo riproviamo, però ragazzi è stata fantastica. Grazie mille a tutti, ci sentiamo e non perdetevi la sigla finale.